buonasera, rieccoci, ritrovati in un nuovo appuntamento della nostra serie sui proverbi. Questa sera affronteremo un proverbio molto noto: chi di spada ferisce, di spada perisce. È un proverbio che ha un'origine molto antica, deriva dall'espressione latina qui gladio ferit, gladio perit, che a sua volta si fa risalire ad una tradizione evangelica, specificamente dal Vangelo secondo Matteo nel I secolo post diem, dove è lo stesso Gesù a pronunziare queste parole: omnes qui acceperint gladium, gladium peribunt. Per cui tutti coloro che mettono mano alla spada periranno proprio attraverso questo strumento. Per i nostri amici inglesi voglio ricordare che la spada è l'arma bianca per eccellenza, per cui quello strumento appuntito che serviva a difendersi e ad attaccare per tutta la tarda antichità imperiale e per tutta l'età medievale. Molto diffuso sia presso i cavalieri, presso i militari, ma anche presso i signori. Bene, che si affiancavano di guardie private. Per quanto riguarda il significato nell'uso comune, è un proverbio che, come tanti proverbi noti, ha mantenuto il suo significato concettuale intatto lungo il corso dei secoli, come un insegnamento inviolato che è rimasto attuale fino ad oggi, passato di padre in figlio, di generazione in generazione, prevalentemente per via orale. Si lega strettamente al concetto di karma, al concetto di destino, ove per cui ci debba essere una giustizia suprema e assoluta che, appunto, prima o poi si presenta. Ci sono altri proverbi, sempre nell'uso comune, sempre frequenti, sempre noti, che si avvicinano al senso fondamentale di questo proverbio, per cui appunto al senso di un destino che ribusserà alla porta di chi danneggia gli altri. E sono proverbi altrettanto noti come chi la fa l'aspetti, piuttosto che quello più letterario, chi semina vento raccoglie tempesta. Il proverbio concettualmente intende dire che chi ferisce il prossimo, per cui con un certo danno, in futuro, secondo un'ottica fatalistica, sarà colpito nella stessa misura del danno che ha causato agli altri. La storia, nella sua lunga lezione fondamentale, anche la storia recente, porta degli esempi emblematici in questo senso. Basti pensare ai dittatori sanguinari, appunto, dell'ultimo secolo. Pensiamo allo stesso Mussolini, che instaurò una politica violenta ed ebbe una fine violenta, che tutti conosciamo, ma anche dittatori del secondo Novecento, pensiamo ad Amin Dada, che instaurò un regime sanguinario in Uganda negli anni 70 e visse ossessionato dal terrore di subire un attacco, un attentato altrettanto violento come la sua politica. Oppure lo stesso Gheddafi, che durante la guerra del Maghreb venne colpito dal popolo e morì linciato dalle folle aizzate dall'odio verso di lui e verso la sua politica estremamente violenta. È un proverbio popolare che si usa spesso anche nel lessico informale, nella vita quotidiana,
che ha attraversato il tempo e risuona ancora oggi come un insegnamento, ma quasi come un monito per le coscienze di tutti. Grazie e arrivederci.